Ciao a tutti amici, benvenuti da Musica Nova, qui a Conversano. Sono qui dagli amici di Musica Nova, Rino, la sua famiglia. È un negozio dove vengo spesso, mi avrete visto qui, chi mi segue perlomeno mi avrà visto qui qualche volta. E sono qui con l'RD88 EX. Chiaramente ringrazio per l'accoglienza come sempre e così vi invito insomma anche a andare sul sito, ci sono un sacco di tastiere, un sacco di cose, anche a volte occasioni usato e cose del genere. Sponsorizzo perché sono persone gentili e che mi sono vicine, amiche, non so come dire. E questa è una cosa bella perché poi si sta creando insomma con questo canale tutto un giro di persone, di negozi, no? È bello, è divertente e mi dà l'occasione di provarli un po' tutti. Ora, io ho provato chiaramente il predecessore, ho provato lo 08, li ho provati tutti finora. Questo non è altro che lo stesso strumento, un po' come è successo con RD2000 e X, che ho già provato in un altro video, poi magari vi metto qui il collegamento se vi interessa. Fondamentalmente sono gli stessi strumenti espansi, nel senso che ci sono dentro già delle espansioni che erano acquistabili separatamente dallo strumento e che avevano un prezzo, un costo. Chiaramente lì si tratta un attimo di capire se volete uno strumento nuovo, se volete aggiornare quello vecchio, se ce l'avete. Ecco, se avete quello vecchio, magari non so fino a che punto possa convenire prenderne uno nuovo, però se invece siete nuovi allo strumento, sappiate che è uscito già espanso con sopra fondamentalmente in questo caso i Supernatural, quindi i pianoforti, quelli belli, diciamo, di Roland, a parte l'RD2000 che ha anche il V-piano, che ha modelli fisici. In questo caso invece si tratta di campionamenti Supernatural, che sono quelli, insomma, che avete sentito, molto belli, no? Beh, diciamo che era un po' la cosa che mancava a questo strumento, un pianoforte, diciamo, spesso, ecco, diciamo così, grasso. Poi le funzioni sono quelle di sempre. Io spero che il pianoforte possa arrivarvi per quello che è. Cioè, il rapporto con la tastiera è bellissimo, devo dire la verità. Ecco, forse questo pianoforte rende onore, diciamo, a questo tipo di tastiera che nonostante l'estrema portabilità dello strumento, la tastiera, insomma, è bella, no? Cioè, c'è un controllo notevole e quindi insomma finalmente si sente anche la qualità di questa tastiera, del tasto proprio, del rapporto, anche il rapporto con il campionamento. È bello, è riuscito. Ci devo fare un po' la mano, però è subito bella, è tosta, bisogna suonarla, è bella. Adesso oltretutto sono anche un po' bassino, quindi faccio un po' fatica, però... No, non ci sono. Bella, bella. No, no, è bello il suono, tutto a posto. Poi sto vedendo anche come si comporta in registrazione, mi sembra tutto molto, molto efficace, molto bello. Poi non lo so, ditemi anche voi, magari avete cioè, state guardando il video, se lo state guardando e magari vi fate un'idea, magari scrivetemi sotto anche nei commenti. Io chiaramente
come sapete, più che altro mi occupo del suono, non tanto delle funzioni, che poi sono le stesse di sempre di questo strumento qua. Io credo che questo sia uno strumento molto adatto al live, ed è perché è estremamente portatile, pesa poco. Tra l'altro ha anche un sacco di cose interessanti, ha ehm, l'opportunità di entrare con un microfono. Quella è una gestione interessante perché ci sono degli effetti, si può cantare, uscire dalle casse. Sono tutte cose che io, per esempio, ho utilizzato quando ce l'ho avuto a casa per fare i video. Ho fatto una prova, per esempio, con un amico che saluto, Paolo Legramandi, e mi sono trovato molto bene. Poi, chiaramente, adesso faccio una cosa che devo salutare Massimo, che chiaramente lui è venuto a trovarmi, fu un concerto in teatro a Bologna e ha fatto l'imitazione di me che faccio i video, quindi lo devo salutare assolutamente. Ciao Massimo. E ha detto che dico sempre, cioè adesso l'avrei fatto chiaramente, di andare avanti così, provarne un po'. C'è quello mellow, c'è quello chiaro, quello scuro, ci sono altri modelli, insomma ce ne sono tanti. E questa è la cosa che lo fa ridere, che io dico sempre che ce ne sono tanti. Lo so, è una stupidaggine, è una cosa tra di noi, però la dovevo dire perché, insomma, è così, mi fa piacere dirla. Poi questo qui ha anche le casse, quindi ve le faccio sentire magari, provo a registrare anche. Chiaramente da questo microfono sono veramente imponenti, cioè hanno una resa veramente ottima. Poi, come dicevo, ce ne sono tanti di pianoforti diversi che incontreremo durante tutte le col pad, senza pad. Ce ne sono un miliardo. Adesso non posso più dire sta cosa senza ridere, chiaramente. Coi campanelli. Sono tutti belli qui chiaramente ci sono un po' di suoni apparecchiati, chiaramente c'è un sound design, però poi è bello anche crearseli e poter utilizzare poi alla fine anche i due pedali, ci sono due ingressi di pedale per controllare, fare entrare un pad piuttosto che cose del genere, poi c'è il damper, però insomma c'è tutto, non manca niente. L'ingresso di cui vi parlavo prima può essere di linea o microfonico. Sono tante le cose che si possono fare con questa tastiera, è tutto molto veloce. Chiaramente se noi adesso lasciamo questo piano qua, poi cambiamo categoria e scegliamo un pianoforte elettrico che ci piace di più, che ne so, adesso se torno sul pianoforte avrò quello di prima, e se torno qui avrò quello che ho scelto, il classico stile Roland. Poi ci sono i clavinet, che sono tanti, anche qui ce ne sono tanti, tutti in stile Roland, nel senso che hanno questo tipo di approccio. Poi tutti gli organi, questi si sa, sono quello che sono. Strings, pad, cori, ce ne sono un miliardo. Adesso ve ne faccio sentire un po'. Torniamo prima ai piani elettrici, che non sono affatto male. Ecco, la sensazione che ho è
po' più stabile rispetto a prima, proprio perché partendo da quel pianoforte lì cambia un po' le carte in tavola, devo dire la verità. Poi anche quando si passa agli altri suoni, insomma, quel suono lì si collega di più a questi qui, come importanza, non so come dire, no? Bello questo. 1975, piano 1. Bello. Clavinet li abbiamo visti, vado magari a qualcosa di più. Questi analogici mi sono sempre piaciuti. Vibrafoni e vari ed eventuali di questo genere. Ecco, qui per esempio abbiamo anche a disposizione un equalizzatore. Abbiamo tante cose a disposizione che sono interessanti e muovendosi qui si lavora sugli effetti che sono associati al suono, chiaramente, in modo abbastanza veloce, aumentando alcuni parametri che riguardano quei suoni. Chiaramente si può entrare un pochino di più nel dettaglio andando nell'editing. Ricordo che c'erano delle opportunità che non erano affatto male. Sì, c'è un colore di EQ che si può utilizzare e si possono anche muovere proprio i parametri di acuti, medi e bassi come ci pare, e abbiamo anche un grafico che ci dimostra quello che stiamo facendo. Insomma, lo strumento è quello lì, però devo dire la verità, anche dal punto di vista dei suoni, riascoltandolo adesso senza entrare nel merito di quello che è la differenza reale, perché quello è il pianoforte che fa veramente tanto la differenza, ma quello lo potete anche inserire nell'altra, cioè a livello software viene inserito pagando, credo. Non so quanto, devo dire la verità, però qui non so come dire, riascoltandola, dopo un po' che non ci mettevo le mani, è un bello strumento questo, Sono belli questi suoni, non c'è niente da fare. Tra l'altro rimangono. Nel momento in cui mi muovo tra uno e l'altro. Sono belli. Sono tutti belli. E poi arrivano anche quelli synth del JP. Più in stile Oberheim. Sono belli questi suoni, sono belli. Sentendoli adesso così, dopo un po' di tempo, sento suonare molto bene lo strumento. Pad e cori sono le categorie, chiaramente.
belli. Tutti belli, poi chitarre, bassi, chiaramente poi qui abbiamo anche, quando si tratta di bassi, ce ne sono tantissimi, le chitarre, vabbè, tanto sapete che non sono un amante flauti. Oboe, ci sono tutte queste cose. Chiaramente qui abbiamo anche tutti i brass synth, che sono veramente belli, sono tutti belli. Poi io dico sempre che sono tutti belli. Allora, il discorso è che, come dire, tutti questi strumenti, tutte queste aziende hanno fatto passi avanti da una parte e passi indietro dall'altra, ma è il mondo moderno che è così. Cioè, io sto provando, chi mi segue sa che ultimamente ho fatto un po' di video di strumenti del passato, quelli diciamo dei miei tempi, e chiaramente lì si sentiva un altro tipo di atteggiamento, ma anche proprio dal punto di vista aziendale, quali erano le cose sulle quali si puntava e quelle invece sulle quali non si puntava, perché non si poteva, cioè nel senso che non c'era l'opportunità di fare quello che si fa oggi. Soprattutto dal punto di vista software, perché non c'era l'opportunità, proprio la potenza per farlo. Però dal punto di vista hardware, per esempio, si tentava di dare il meglio, anche dal punto di vista sonoro, con poco, e si raggiungevano dei risultati ottimi. Oggi c'è già di base il campionamento, è ricco, no? È importante. Questo non vuol dire che poi non ci sia cura, c'è cura da quel punto di vista lì, e magari ce n'è di meno dal punto di vista del sound design, perché ce n'è meno bisogno, forse, o perché è cambiata la moda, non è più di moda forse accendere uno strumento e trovare 1000 suoni inventati da qualcun altro, si preferisce comprare uno strumento col quale lavorare personalmente al sound design. Non lo so, io rimango dell'idea che quel tipo di approccio, quello vecchio, quello dove il sound design veniva fatto da qualcuno, cioè quello che era stato fatto con quello strumento fosse estremamente bello, lasciava di stucco, no? Mettevi le cuffie a una fiera, provavi uno strumento, succedevano delle cose incredibili per l'epoca. Poi ci siamo abituati, era normale che succedesse questo, e poi queste aziende hanno come dire, un mare di possibilità di suoni, non so, mi viene in mente Integra di Roland che li racchiude un po' tutti. Però poi quando si riprovano quelli vecchi si ha questa sensazione di larghezza, di profondità, non so esattamente da che cosa possa dipendere. Qui devo dire la verità, questi strumenti hanno un ottimo, come dire, un ottimo rapporto fra quello che serve e la qualità. Non la qualità, ma parlo è la fantasia che c'è dentro, non so come dire. Non serve più tanto quell'aspetto lì, soprattutto in uno stage piano dove ci sono dei suoni e poi ci sono anche qua queste cose, no? Non è... Però sentite che adesso non so se mettete su un altro video fatto con questo tipo di approccio, fatto con una tastiera di 20 anni fa, è diverso. Queste cose hanno una profondità di campo mostruosa, un orizzonte lontanissimo. Invece qui è tutto abbastanza pronto, fermo davanti. Forse è il suono attuale che necessita di questo tipo di approccio. Io chiedo anche a voi come la vedete questa cosa. Qui è perfetto, nel senso che questo è uno strumento che fa fondamentalmente questo e tutta una serie di altre cose, ma comunque legate a questo tipo di cosa qui. Cioè, questo è uno strumento che fa il pianoforte. Lo fa bene, lo fa con le casse, esce bene dalle casse, si può fare le prove, attaccare il microfono, cioè è uno strumento che oltretutto pesa pochissimo e ha questa tastiera fantastica, quindi Roland ha avuto una grande idea a fare questo tipo di pacchetto, no? Perché insomma c'è l'RD 2000, ti porti dietro un bel bestione, oppure questo, adesso c'è
dentro un Supernatural magari poi ci sono anche quelli bright, ce ne sono tanti, come dice Massimo, però è un pianoforte assolutamente valido. Insomma, ci siamo capiti. Qui, se avete visto il vecchio video, questo video è una ripetizione, però con questo pianoforte, questo strumento, se lo comprate, andate in giro con un piano che non pesa niente a suonare con un bel suono, c'è dentro tutto, potete fare quello che vi pare. E se poi volete anche un bel pad o volete anche un po' di robe strane, ci sono anche quelle, insomma. Qui ci sono, poi si possono fare split, layer, chiaramente c'è la parte low, quindi si possono unire 3 suoni e fare delle cose carine, gli effetti ci sono. E poi è Zencore, quindi ci saranno sicuramente sui siti cose che si possono usare fatte con altri strumenti, quella è come si dice, loro lo chiamano l'ecosistema Zencore, ma fa ridere tantissimo l'ecosistema Zencore, però con tutto il rispetto, perché voglio dire, Roland è un'azienda che esiste da tantissimo e per quanto ne dicano molti utenti, fanno sempre le stesse cose, sì, però sono cose comunque che poi alla fine vengono comprate perché molte sono estremamente valide e utili, questa in particolare, devo essere sincero. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Musica Nova che mi ha accolto come sempre a braccia aperte, ringrazio Rino, la sua famiglia, Fernando, tutti quanti, la moglie. Io voglio invitarvi a dare un'occhiata qui perché ci sono tante cose belle. Chiaramente se acquisterete questi strumenti attraverso il link che metterò qui in descrizione, mi date una mano al canale, insomma, ad andare avanti come già state facendo perché siete sempre gentili. E vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti che fate, tutto quello che mi regalate con il vostro affetto e anche le critiche che sono sempre ben accette quando sono educate. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.mxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, poi la mia musica, i miei libri, tante cose e basta. A presto. Ciao ciao.